Okay. Okay, let's start recording today. So this is the book. It's called Advanced Trainer, and it's the second edition because, you know, sometimes they change the edition according to the exam, because sometimes they change a bit the exam, but the advanced is an exam that they don't change so often. Okay, and there are 6 tests. Okay, so complete like a C1. So what we are going to do is phase 6 complete simulation, but not just the simulation of the exam, but even a preparation to the various exercise, and is giving you so many hints and tricks that you can use it. Okay. Okay. So we start with train the test 1. Here, all the This is the first part that is just telling you everything about the exam. So who is advanced trainer for? What is the advanced trainer feature? What do you have to say? So I think that all this stuff you can just read it by yourself when you will have the book. Okay, because it's just explaining you in every single detail what you have to do in the exam. Okay. And even how to deal with this book, but this part you don't need it because that's me and we do it together. Okay, because there are a lot of people that they study by themselves and they try because they already have a C1 level, but they want to get a certification. So they buy this book and they see how is the exam, how is composed, how is made. Okay, but the best thing, but is even helping us to go on and see what you know and you don't know. Of course, anytime that we need to stop and make a revision on a grammar point, a listening point, structure, anything, we just stop and we go deeper into details if there's something that you don't know, that you don't remember, that you don't, that is not clear for you. So you are giving me, I'm driving, but you're giving me the rhythm, okay? Yes. Okay, good. So, and this is the level, what is the level, the grading, and so on. How is, this is important, how is the exam composed? So there are 8 parts to this paper, and they are always in the same order: reading and use of English. And you have 1 hour and 30 minutes to do 8 parts. So it's not a lot of time. Okay, so 8 exercises for 1 hour and a half minute, 1 hour and 30 minutes. Okay, so let's remember the parts. So part 1, multiple choice close. 2, open close. 3, word formation. 4, keywords transformation. 5, multiple choice. 6, cross-text multiple matching. 7, gap text. And 8, multiple matching. These are not very long exercise, but not even short, because of course you say 8 questions, 6 questions, 4 questions, 10 questions, but sometimes the questions are quite thick. Okay. Okay. So this is maybe the biggest part. Okay, so reading and use of English together 1 hour and a half. Then you got the writing. The writing, there are just 2 parts, and the writing is not so difficult. The only thing that you have to do a lot of exercise. So we start to do exercise in writing and writing. So don't be shy, because I know I can understand you, because here is something that you can't do by yourself, because you have to write the text and then send them to me, and I have to correct each time. But don't worry if once
I can't correct it. I can correct it later. But the more you write, the more you do it well. Okay. So try to, I don't know the way, usually girls, Italian girls, they do write quite well because they are used to write. Are you used to write in Italian too? No, questa cosa non... Do you write in Italian? I mean text. Sometimes. So you don't like writing a lot? Yeah. You do? Sì, because, sì. you know, it's important. If you like to write, you would be good. Okay. Even in this. Okay, so these two parts, one is an essay like you were used to do at school. So essay, always university, school. And the second one is what you can choose amongst a report, a review, a letter or email, and a proposal. Okay. Sì. But we are going. Then you got the listening. The listening. Oh, sorry, I didn't tell you that even for these two, you got 1 hour and 30 minutes. That is a lot. Okay. That is a lot, yes. Because you don't have so many words. 260 words is not long. No. So this is, I think, is a bit short of time. And this is a big log, but you can't cut it because they give you time and then they take the paper and then they start again. Then you got the listening. That is about 40 minutes, but you know, the listening does not, the problem is not the time, it's just the understanding. Yes. And you got 4 parts in the listening. Another multiple choice, sentence completions, multiple choice, and multiple matching. That here at the C1 is even double. So it's not like in the B2, but you will see how it's formed. But it's not terrible. And the speaking. The speaking is something that we have to practice because you are a bit shy. So you have to learn how to speak without any problem and speaking about any topic, even topic that they don't interest you at all, even with people you don't know. Okay. So even here, of course, the speaking is 50 minutes in all, but is theoretically divided into 4 parts. Actually, you just do it all together, of course. But this is something, but we are going to do all of them. Okay. So let's start. Let's start immediately with the reading and use of English. So read, how is this task? So you have to know exactly what are you expecting from each task. This is the first part. Read it. Task information. In this task, there is a text with 8 gaps. Plus 1 example. 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 Yes. For each gap, there is a choice of 4 words or phrases. Phrases. A, B, C, and D. You have to choose the correct one to fill the gap. Okay. You need, you need to read the text carefully and think about its meaning in order to fill the gaps correctly. The gaps focus on vocabulary items rather than grammar words. To fill some of the gaps correctly, you will need to know how words often combine in collocation and set phrases. Okay. Do you understand everything? It's written here. Lo rileggo un attimo. Yes. Sì, che ci sono 8. Yes, speak in Italian. Trying to explain in Italian. Ok, in questo obiettivo,
questa prova? In questa prova c'è un testo con 8 gaps, che penso punti. No, sono gli spazi vuoti da riempire, diciamo, okay, no? okay. I gap, che anche il salto, per cui tutto ciò che è vuoto. Ok. Più di un esempio? In più c'è anche un esempio, ti danno sempre un esempio all'inizio, per cui la prima risposta è già completa e tu parti dalla numero 1 perché ti dirà 0, la chiameranno 0 e poi metteranno 1. Sì, ok. Quindi per ogni spazio c'è una scelta di 4 parole, composta da 4 parole o frasi? Non sono frasi, attenta, perché phrase non è frase è sentence, come la intendiamo noi grammaticalmente. Phrase vuol dire l'unione di una o più parole. Per cui può essere una o più parole. Ok. Like I am. I am sono 2 parole, ma non è una frase. Ok, perfetto. Ok, vabbè, A, B, C e D. Tu devi scegliere una corretta per compilare, quella corretta per compilare lo spazio. Ok. Hai bisogno di leggere il testo attentamente e pensare il significato, no, e pensare circa il significato per compilare lo spazio, il significato per compilare lo spazio correttamente. Perfetto. Esatto. Gli spazi focus si concentrano, per cui sono basati in pratica questi spazi. Che cosa dovremmo mettere in questi spazi? Possono essere vocabulary items, per cui parole per cui vocabolario, piuttosto che parole o l'uno o l'altro o grammaticali, per cui può darsi che tu questo che vuol dire? Che puoi trovare dei sostantivi, delle parole normali, degli aggettivi, ma anche una struttura grammaticale, un verbo al passato, un ausiliare, puoi trovare un po' di tutto. Ok. E poi infine per riempire alcuni di questi spazi correttamente, tu avrai bisogno di sapere come le parole sono spesso, si combinano nelle collocation and set phrases. Non lo traduciamo perché collocation, non mi ricordo se è capitato che io ho parlato di collocation nelle nostre lezioni serali, però le collocation sono la base di tutti gli esami di Cambridge, nel senso che quando tu hai uno spazio e devi mettere una parola mancante, quella parola mancante può dipendere dalla parola che segue o dalla parola che precede. Nell'esempio, ad esempio, dei phrasal verbs, se io ho un phrasal verbs, make up, ok? Se io nel testo ho un make, quello che c'è dopo chiaramente è legato a make up, perché dovrà essere up necessariamente, ma potrebbe anche essere una cosa che invece è della parola che segue, per cui bisogna sempre mai estrapolare l'informazione dal testo, ma essere sempre molto presenti a tutto il testo. È un lavoro che bisogna fare. Allora, per quanto riguarda il tuo modo di parlare, adesso tu leggi bene, ma parola per parola. Sì, perché non riesco ad essere ancora fluida. Brava, brava. Perché sai cosa fai tu? Tu ti appoggi sulle parole. Sì. Hai un modo di, anche in italiano forse parli così, però devi proprio cambiare il ritmo in inglese perché chiaramente sai benissimo che vanno più attaccate, devi cercare di fare meglio questo. Per cui anche un altro esercizio che tu potrai fare, perché nello speaking viene considerato anche questo al C1, al B1 no, lo puoi parlare così tranquillamente. Al B2 ni.
al C1 non è Al possibile. C1. Esatto. Per cui devi anche cercare di leggere ad alta voce, una cosa Sì, che ti infatti può lo aiutare faccio molto. sempre. Brava! Sì, sì, sì. Anche l'uso tipo dei podcast, gli audiolibri, ascoltare e ripetere, Sì, registrarti e poi sentire com'è il testo originale e ti ok. rendi conto proprio del ritmo diverso Mm. e cerchi di prendere, a volte cerca anche di ripetere ad occhi chiusi dei testi, ti metti lì con le cuffiette, col tuo telefonino e ripeti a pappagallo, anche se non sai quello che stai dicendo, non ti interessa. Vai più dietro ai suoni perché è un altro momento, è un altro tipo di skill. Questa skill, la tua skill di parlare perfettamente, di dire le parole chiare, è una cosa che fai comunque, che stai facendo ad esempio adesso, che hai fatto leggendo, ma non è richiesta quando tu invece devi fare lo speaking test. Nello speaking test devi tirare fuori la parte un po' più musicale che è in te. Sì, Ok, ok. per cui poi ti darò un po' di suggerimenti. Allora, andiamo a Grazie. vedere questo primo esercizio che non è ancora la simulazione, ma qui vedi training. Quando c'è scritto training vuol dire che facciamo proprio esercizi per allenarci ad affrontare l'esercizio dell'esame. Ok. Per cui inizia a immaginare, putting words in context. Le parole, come tu sai, you know that words are changing completely their meaning. It depends on the context. Sì. Okay, so the same word you can find in different contexts. So explain why the underlined words, let me put it bigger, maybe is better. No, that was big. That was big. Why the underlined words do not fit in their sentences. Then suggest a word which could replace it without making any other changes to the sentence. Okay, so now what does it mean? That you have to correct a mistake that is already shown you because you got already there. Okay, and then after you correct the mistake, for example here, work, we know that it's not correct. Okay. So you have to tell me why it's not correct. Okay. And which other word would you use? Okay, let's start. Okay. Jackie has got a good work as a PA to a successful novelist. Successful novelist. Okay, Jackie has a good work as a PA to a successful novelist. Good job, because yes. work is a verb, and job is the. No, job is correct, but the reason why we cannot use word is because work is uncountable and cannot be preceded by a good work. Okay, we can say Jackie is got a work. We can't say a work. We can say Jackie's got a job. And this is very typical in Italian students. So you don't have a work, you have a job. You work, or you can say, I've got work there without any article. Okay. Okay. Yes. But if you say a good job, you can say just job. Good. Okay. Then you can count George to be willing to help you out if you encounter any problems. Okay. Count what does it mean, this sentence? That George is going to help you if you have any problem. So you can count, but it's not correct. Do you understand the meaning of the sentence? Sì. You can
Count, contare? Contare, ma No, non va bene qui, perché? Perché si dice, qui è molto simile all'italiano, count on. Allora, per essere corretto doveva essere you can count on George to be willing to help you out if you encounter any problems. Ma siccome non lo posso usare, quale altra parola potrebbe essere? Che posso usare esattamente così com'è senza nessuna proposizione. Non è semplice. Però è proprio la disabitudine a fare questo tipo di esercizio. Forse fidarti, però... No, because you can trust on, George. Trust è uguale. on, è uguale. Ce n'è una sola che non vuole preposizioni, che è expect. You can expect George to be willing, ok? Poi in italiano è ancora più difficile perché expect, ok? Questi poi quando tu avrai il libro te li vai anche a rifare, perché adesso li ascolti e poi li rivedi e questi guarda sono base proprio, sono proprio importanti. Number 3. Don't worry to ask if you need any help with your project. Don't worry. Ma sono tutte sbagliate, giusto? Sono tutte sbagliate. Forse perché c'è il tu e quindi yes, il tu non ci va perché don't worry avrei dovuto dire don't worry about asking, not to ask, ok? Ma ce n'è un'altra invece che nel to ask c'entra perfetto ed è anche molto commercial, è proprio don't worry, don't... In letters, you use it a lot. Email, letters. If you need any help, any other information, don't hesitate. Brava! That's it. Don't hesitate. Very good. Don't hesitate. Perfect. So just you have to rework with your brain. It's a brainwashing this, yeah. Okay, brava. Okay, number 4. The hotel receptionist will explain you how to get to the conference center. Yes, the conference center. Will explain to you. Yes. So you explain to someone. So tell. Yeah, inform or tell. Brava, bravissima, you got it. Okay. Number 5. The train travel from Moscow to Beijing takes several days. The train went. No, scusami. Instead of travel. So travel is wrong and why? Travel è un viaggio. Però... Yes. But you can't use it with a definite article. You can't say the travel. I can say the travel. Okay. No, you can't. You say instead of travel, the journey. Yes, the journey. Yeah. Okay. Trust in yourself, Martina. Quindi di travel non si dice. No, the train travel, no, non puoi usare l'articolo determinativo con travel, the travel. Ok. Quindi sarebbe dovuto essere train travel
train, travel, but usually when you move from one side to another, it's always journey. Journey, ok. Perché travel è proprio il viaggiare, no? Esatto. Mentre invece journey è lo spostamento da un luogo all'altro, per cui è necessariamente journey. Ok, 6. A police sì. A police is questioning the person who they suspect of stealing my bike. Ok. Ok. A police, sì, a police non si dice, di police, maybe. No, you can say, oh yes, the police, and then are. The police are, because actually sì. police takes a plural verb. Okay. Come information. Yeah. So it could be a police officer, so it's a person, a police officer is questioning the person, or the police are. When you say about the police, it is always thinking about a group of people. Okay? Okay. Good. Not bad. Not bad. Not bad. Now let's identify collocation. Even read the tips. Sometimes a word will not fit because of something in the grammar around it. That can be, like I told you, before or after. Non c'entra, non ci sta bene. È come quando tu indossi qualcosa, it doesn't fit me. Non mi entra, non mi sta bene, mi sta troppo largo, troppo stretto, no? Non va, non è al posto giusto. Ok, vediamo quest'altro. 3 of the words in each set collocate with the given verb. 1 does not. Which are the 3 correct collocation? E qui iniziamo con le collocations. Io ho anche un libricino con tutte le collocation che mi sa che poi te lo faccio avere. Ok. Perché le collocation sono importanti, nel senso che imparare un verbo da solo è limitativo in inglese, perché ogni verbo, ad esempio per dirti permission, che è il primo che vediamo, va bene give. Non puoi usare qualsiasi verbo. Devi usare il verbo giusto. È la stessa cosa in tutte le lingue. Solo che in inglese molte parole vengono usate per molte più collocations. Piuttosto noi abbiamo un vocabolario forse un pochino più dettagliato, nel senso che usiamo parole diverse. Però di questa, ad esempio, give permission è corretto. Ma una di queste 4 non lo è. Prova a dirmi, secondo te, qual è quella sbagliata. Allora. E se sai anche qual è il verbo che appartiene a quella phrase. Ok. Allora, quindi quello che sta bene con give. Esatto. Allora, permission. Yes. Abbiamo detto di sì, ok. Someone a favor. Give someone a favor. Si dice? Give someone, ok, a favor. Hai mai sentito? No. Se non l'hai mai sentito. Tu. Guarda give che to, no, non l'ho mai sentito. E infatti è quello sbagliato. Ok. Leggi però anche gli altri perché acquisisci anche nuove parole. Si dice give a presentation and give someone a hand. Ok. E questo ci siamo. Ma someone a favor. Se io, come dico, quale verbo posso usare? Help. No, quello è help. Però no, il verbo con someone a favor. Quale verbo ci metti prima? Ok.
It's easier than you think. No? No. Do someone a favor. Yeah. Do someone a favor. Like in Italian, actually, this one. Okay. Yeah. Do someone a favor. Okay. Now the word is lei. Lei. Many meanings. Many meanings. Okay. Okay. Allora, lei claim to. Lei claim to. Claim to. Claim, I don't know what. Okay, just follow your instinct in this exercise for the moment, because I'm sure you cannot know all these words. Okay. So try to follow your instinct and the sound. So lay claim to, lay the blame on, and you see which one you think is not correct. Lady table, lay on excuse. The table, lay the table, lay the table. Lei non è mentire, no, no, be careful. This is lie. Lie. This is lay. Like giacere, sdraiarsi, ma a seconda delle parole che tu vai a scegliere cambierà il significato. Per cui lay claim to vuol dire fare un reclamo. Ok. Ok, lay claim to è un C1, questa è proprio una parola di C1, per cui è molto semplice, molto facile che tu non l'abbia ancora mai incontrata, perché il vocabolario è molto ricco con il C1 ed è pieno di phrasal verbs, tra l'altro. Ok, ecco location. Per cui lay claim to è proprio un modo di dire portare un reclamo, no? Fare un reclamo. Poi lady blame on. Di blame. Che cos'è blame? I blame you because you lost my cat. Può significare tante cose. Dare la colpa sarebbe. Ah, ok. Quindi ci sta, cioè, lay the blame on. Lay the blame on me, on you, on somebody. È proprio dare la colpa. Ok. Lay the table. Lay the table. Quindi è sdraiare. No, cioè. What do you put on the table that you lay on the table? When? You lay the table, for example, before dinner or before lunch. Ok. Ma che significa letteralmente lay the table? Apparecchiare. Ah, ok. Ok? Per cui poggiare le cose sulla tavola è proprio lay the table. Si dice anche set the table, ma è un po' più americano. Lay the table è proprio British. Lay the table. Ok, non lo sapevo. E quando sparecchi, clear the table. Clear the table. Ok, the table, ok. The table. Ok. Lay an excuse. A questo punto non si dice lay an excuse. No, non si dice lay an excuse. Che sarebbe tipo fare una scusa, chiedere scusa? No. No? Non è scusa, ma è una scusa. Una scusa. Per cui è mettere una scusa, no? Ok. Make an excuse or give an excuse. Vanno bene tutte e due. Bene. Con make si apre uno scenario innumerevole perché sono veramente tante. Però vediamo di queste. Allora, make a mistake, make plans, make a noise, make your best. Make a mistake, it's correct.
Correct. Correct. Yes. Make plans. Correct. Make a noise. 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 Un rumore. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. And make your best. No. Okay, so which one would you use instead of make your best? If it's not make, it's the other one. Do. Yes, do. Do your best. Yeah, Okay. do your best. Do your best. Okay. Pay. Pay attention. Mm-hmm. Pay a ticket. Sì. Pay it tribute to. Pay a compliment. No, l'ultimo. No, last is correct. You pay a compliment to somebody. Yeah. Oh, okay. There's another one that is not correct. Tribute to. No, you pay tribute to a ticket. Yeah, because you don't pay a ticket, but you pay for a ticket. Pay for? Yes, you pay for a ticket. Okay. Pay for the ticket. Okay. Pay for a ticket. So pay usually for something, when it's something that you can specify a thing, you pay for it. Okay. All the others are correct because you pay attention to somebody, you pay tribute to your mother preparing a wonderful dinner, and you pay a compliment to your friend because she's been so good in the exam. Okay. Okay. Run. Run an exercise, run a business, run a race, run campaign. Yes, a campaign. Run an exercise. Yes, run an exercise is wrong. Okay. And tell me why. Make no, not make, but do an exercise. Okay. You do an exercise. Do an exercise. But you run a business is correct. When you are managing a business, for example, you got your own shop, you run a business for pizza, I don't know. Run a race, of course, this is the elementary meaning. Run a campaign, for example, for the election in a political situation. You run a campaign. Okay. Good. Okay. Shoot. Shoot a film, shoot past someone, shoot an arrow, shoot a camera. A camera. Shoot era colpire. Bang, bang. Yes. Sparare. Colpire, sparare, depends. A film? No, shoot a film is correct because it's shoot a film. Okay. In fact, when you say a scene has been the shooting, when you say a scene, yes, the shooting. Okay. Past someone. Shoot past someone. Passato qualcuno. Purtroppo here, unfortunately, you cannot translate literally, but leave it there. And probably is the new word that you don't know. When you finish the exercise, I want to give you another way of studying. Okay, go on. Shoot an arrow. Can you say shoot an arrow? Arrow. Like, it's strange to do it. You don't know the word arrow?
Freccia. Ok, perché cioè, era familiare ma non mi ricordavo. Ok. Yes, we don't use so many arrows during our day. Not always. Ok. Shoot a camera, forse è questa, allora la... È questa, because you use a camera. You shoot a photo even, but you don't shoot a camera. You use a camera. Okay? Sì. Okay. Stand. Now, stand. Stand a possibility. Possibility. Stand a chance. Chance. Come? Chance. A chance. Ok. Stand a chance. Stand trial. Trial. Stand for parliament. Parliament. Stand in piedi, cioè alzare, sollevare. Yes. Ok. In general meaning, yes, but here they are all different meaning. Stand up possibility. Stand for parliament. It's no, wrong. actually, you can say stand for parliament. It's just stand a possibility that's not correct because you don't stand a possibility, but you say that there is a possibility. There is a possibility, okay. There is, okay. Take care, take measurements, take a promise, take the train. Take the train. Take a promise. Yes, good. You don't take a promise, but you you make a promise. So I want to give you an exercise to do by yourself, and I want to bring you in the best vocabulary that you can even found on the internet. That is the Cambridge one. Okay, so dictionary.cambridge.org. And the exercise that I want to tell you is, of course, I'm going to send you the exercise we just have done now. And you see, to find and write for each of this collocation a sentence that you can remember. For example, let's go to the ones that they were more difficult, like we were shoot past someone. Okay, so we shoot past. Shoot past, okay. Shoot past. Okay. Snow here. And the first one, because sometimes when they are not together, so let's say just shoot. Okay, so you got shoot as a verb. I hope they got it, because sometimes they don't have all the C1 I told you is quite, okay. Okay, found it. So, to move in a particular direction very quickly and directly. She should pass me several meters before a finishing line. Okay, she should pass me several meters before the finishing line. Now, this one is that, is it giving you, do you understand it?
To move in a particular direction very quickly and direction. Ok, sì. È andato sparato, direi. Sì. No? Ok? Should pass. Should pass. Pass Ok? me. Allora, quello che tu vai a fare di ognuna di quelle frasi, di ognuna di quelle collocazioni, se poi quelle che sai per certo, no, ma quelle che mi sembra che sono tantissime, ti scrivi proprio should pass e metti vicino l'esempio. Ok. Perché in questo modo tu già scrivendolo l'hai memorizzato. Sì, è E vero. ti sfugge poi quando vai a fare l'esercizio, ce l'hai lì nel tuo quadernetto e te lo vedi subito. E questo è un modo perfetto per memorizzare le cose. Per cui tutto l'esercizio che noi abbiamo fatto finora, io eccolo qua, vedi ad esempio c'è questo lay claim to. Vai a cercare su questo dizionario o se ne hai di altri tu, non so se hai per caso dei dizionari online o qualsiasi altra cosa, questo però è il migliore. Sì, questo è il migliore, cioè so che è il migliore, sì. È il migliore per cui usa questo, anche perché ti aiuta anche con la pronuncia. Quando tu, ecco, ti trovo una parola di queste che era... Dove ti sei un attimo? Measurements. Brava, però hai la pronuncia. Measurement. Measurement. Ok. Vai sul British. Vai sul Parlo più americana che... so, perché è più semplice l'americano, molto più semplice. Però l'esame, anche il listening è British. Non è detto, guarda, ci sono anche, nel C1 ci sono anche gli accenti scozzesi, irlandesi, ci sono diversi tipi di accenti americani. Da diversi anni hanno inserito però a livello C1, anche qualcosa al B2, però più British, ma scozzese lo trovi. Invece ci sono anche delle cose con persone che parlano in americano nel listening, per cui devi avere proprio la capacità di non bloccarti. Per cui vedi, è un C2 questo come parola. Tutte le parole sono sempre catalogate, per cui questo esercizio, che è una specie di ricerca che tu vai a fare, vai a scrivere tutte queste frasi solo di questo secondo esercizio, che è il numero 1, Useful Language Identify Collocation, che io ora ti mando il libro. Questo è a pagina 10 del libro e te, ripeto, puoi o acquistarlo o stamparti questo o tenerlo solo online, insomma, quello dipende come te. Penso che lo stamperò perché mi è difficile leggere. Esatto. Penso che costi parecchio a comprarlo, per cui te lo puoi anche evitare perché tanto è tutto in bianco e nero. E solo alla fine ci sono le foto, ma le facciamo insieme, per cui anche fotocopiato così non ti costa tanto. Se dovessi avere difficoltà dimmelo, perché c'è una nostra studente che conosce una ragazza a Ostia che li stampa e li rilega anche. Ok. E tipo un libro così costa, che ti posso dire, sui 15 euro contro i 30-40. Sì, wow. Sì. Per cui, vedi, però intanto l'importante è che tu abbia questo esercizio. Per cui, capito, tu di ogni parola, di ogni collocazione, allora make a mistake lo sai, per cui non hai bisogno di perderci tempo, diciamo, a memorizzarlo. Però pay tribute to, ti vai a cercare qui, pay, oppure vediamo se lo prende tutto, perché quando sono due parole di solito, eccolo, pay tribute to, e ti trovi una frase già fatta dove tributes have been, no, cerchiamo proprio tribute to. Eccolo qua. The minister paid tribute to the man who had fought the blaze. Ok? Se non sai un'altra parola tipo blaze, basta che tu qui, in questo sito, ci clicchi e zaccade. To burn brightly and strongly. Per cui è un altro modo di dire l'incendio. Sì, ok. Torni indietro
e hai di nuovo la tua A. E nel frattempo fare tutto questo lavoro tu ti sei memorizzata pay tribute. Sì. Ok? E poi quando arriverà l'esercizio dove ci sarà scritto the minister vuoto e qui ci sarà il gap tribute to the man che metterà paid e a te ti viene automatico perché questo è l'esercizio che tu andrai a fare. Le prendono dal Cambridge. È tutto collegato. Okay. Tutto collegato, per cui se non è una frase uguale a questa, ma sono molto simili. I contesti possono cambiare leggermente perché ogni anno poi devono fare cose diverse, però guarda che alla fine si ripetono, ci sono dei verbi che vengono sempre utilizzati, per cui più tu fai questo lavoro proprio di ricerca, di approfondimento, e più lo memorizzi in testa. Sì, ok. Ok, come vedi il lavoro ce n'è da fare e ce n'è un bel po'. È infinito. No, non è infinito, però insomma ti dai un obiettivo. Sì, no, infatti perfetto. Che fare così, capito, tu vai step by step e riesci ad arrivare al giorno dell'esame in cui non avrai sorprese. Poi come va o come non va, può essere anche secondario, nel senso che potrebbe anche non andare bene e prendere un B2, che a mio parere non è niente male come soluzione, però non hai delle sorprese o dici oddio mio. Pensa che alcune ragazze che conosco io hanno sbagliato l'esame perché erano andate così senza essere preparate, essendo brave, ma non sapevano alcune cose, ad esempio che una parte dell'esame, l'esame orale, c'è una parte che tu devi parlare con l'esaminatore e una parte che devi parlare con un altro collega, diciamo, no? Ok. E non devi guardare mai l'esaminatore, se tu ti rivolgi a lui viene considerato errore. Ah. Perché è proprio una parte in cui devi interagire con gli altri, con un'altra persona o con altre due persone che fanno l'esame con te, naturalmente. Se tu ti rivolgi all'esaminatore viene considerato errore. Questa poveraccia non lo sapeva e continuava a rivolgersi anche all'esaminatore, ma ingenuamente. Per cui, come vedi, non è solo sapere le cose, ma sapere anche come si svolge, come va fatto. Allora, prova, una volta che io ti mando questa pagina 10, a fare da sola anche questo. Now, choose one of the collocations from exercise 1 to complete each sentence, che vuol dire che tu vai a cercarti una di queste, ma non solo quelle, chiaramente quelle corrette, quella sbagliata, la barri e ci metti magari vicino come va fatta. Prendi ad esempio, ci sarà vediamo il primo. He isn't fair that they you for other people mistakes. Dimmi, secondo te quale potremmo mettere? Sì, aspetta, la so. Lady blame. Bravissima, bravissima. It isn't fair that they lay the blame on you for other people's mistakes. E qui l'hai già collocata, vedi? E qui adesso l'hai fatta prima, la vedi adesso, quando la vai a fare nell'esame, nel testo d'esame, è molto più semplice. Ok, sì. Ok? Sì. Ok? Prova a fare la seconda, dai. Ci siamo, facciamola tutta, dai. It says in the papers that 4 men are to next month for the robbery for that robbery at our local bank. Questo è un linguaggio un po' particolare, però ci può arrivare. Ok. Io non ti so dire neanche in italiano come si dice, perché ci devo pensare un attimo.
Next month, oddio. Cosa succederà next month? Robbery è tipo una rapina. Esatto, brava, una rapina. Per quella rapina al nostro, vabbè, la nostra banca. Esso dice. Si dice, it says, it says in the papers vuol dire proprio nei giornali, no? Si dice nel giornale che 4 uomini saranno il mese prossimo per la rapina in banca. Ok. Ecco, mi sono fermato. Non è semplice. Guarda, in italiano diciamo che potremmo dire subiranno un processo. Infatti, lei qualcosa? No. Ah, no, ok. Processo c'è come parola, se tu la conosci. Measurement. No, processo è trial. Ah, è vero, sì. Sì, trial. Trial. Con i film ti torna in mente, eh? Sì. Stand trial. Così com'è. It says in the papers that 4 men are to stand trial next month. Okay. Per cui stand trial è subire, noi diciamo subire un processo, vengono processati, lo diciamo proprio in modo diverso. Poi considera che il linguaggio legalese è proprio terrible. Ok. But stand trial vuol dire proprio essere processati. Saranno processati il prossimo mese. Ok. Are to stand trial. Ok. Che gli succede invece a Paul? Paul è crept vabbè, crept in at about 2 a.m. trying his best. Aspetta, sto leggendo malissimo. Allora, Paul crept in at about, perché non so che vuol dire crept. Ok, ora ti dico tutto, facciamo questo e poi at about 2 a.m. trying his best not to and wake his parents. Ok. Crept in at crept. Da creep. Creep. Non è il ok. Creare un po' di soppiatto, no? Creep in. Crept in. In perché è passato. Ok. To make Bravissima, bravissima. Okay. Paul crept in at about 2 a.m. trying his best not to make a noise and wake his parents. Ok. Ok? Vedo che se ti fermi un attimo ti devi dare il tempo per questo. Queste altre falle te da sola. Ok. Così poi vediamo. Perché comunque il ritmo è questo, capito? Sì. Ok, così allora se vuoi puoi provare a fare anche queste altre due. Sì, perché no? Ci provi, no? E ci provi, ma spendici tutto il... Senti come io traduco dall'inglese all'italiano, spendi il tempo. Spend all the time that you can, because actually you have to think about it. Okay, choose the correct option to complete each sentence. In each case, the answer will depend
on a collocation, per cui di nuovo collocation, ok? Sì. Perché vedi spent, past, had and made. Ma quale sarà giusta? Potrebbero sembrare tutte e quattro giuste, ma una sola si usa con a very successful time. Ok. Ok? Provaci. Ok? Provi Va a fare bene. questo e anche thinking about the meaning, che è Ok. sempre inserire, però è sempre, ti mette quattro cose uguali. Tra l'altro, le quattro cose che ti mette sono sempre o quattro aggettivi o quattro nomi, non sono, dice, sai, uno è un nome, uno è un verbo. È Certo. impossibile, lo scelgo. No, sono un po' più bastardelli, Sì. perché ovviamente diventano quattro nomi o quattro aggettivi, quattro proposizioni, per cui devi cercare di ragionarci sopra. Va bene. Fermati qui, se invece e mi mandi le soluzioni, però io le soluzioni ti chiedo di mandarmele proprio in questo modo. Questo proprio sempre, fai un foglio Word e ci metti esercizio 1, pagina 10 e poi scrivi 1 e ci metti le cose. Qui ad esempio Ok. basta che mi metti 1B, 2C, capito? Ok. Perché io così me li vedo Sì. schematizzati, altrimenti devo andarmeli a cercare poi Va bene, va c'è bene. bisogno che fai, non farmi PDF perché non li posso ingrandire i PDF, li vedo piccolini piccolini, così anche nel telefonino io qualsiasi momento tu me le mandi io posso correggerle, Va vederle, bene. capito? E Perfetto. intanto ti mando questo, ti mando il libro naturalmente, Sì. te lo mando in versione questo qua e tu vai, fermati. Io direi che adesso ti fermi qui a pagina 11, che è già tanta roba, con l'esercizio che ti ho dato io da fare con il Cambridge. Ok? Va bene, grazie Paola. L'abbiamo fatta, dai. Grazie. Ok, ci sentiamo alla prossima, ci vediamo Sì, next time. Ti sì, mando anche questa registrazione, così te va la tieni bene, lì, sì, mettiamo sì, me la 1, ricordo. 2, le mettiamo le numero direttamente, Martina 1, Martina 2, Martina 3, Sì, così, ok. perfetto. Bye bye Grazie. darling, see Buona you. serata. Anche a te, bye bye.